Nel mondo dell'automobilismo sportivo, il limite tra cafonata e opera d'arte è sempre stato molto sottile, soprattutto quando le case automobilistiche si mettono in testa di produrre vetture speciali, in tiratura limitata, spesso più appariscenti ed elaborate, per pura autocelebrazione o per reale necessità agonistica. E questo è il caso della tremenda Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione. Concepita nel 1987 dal reparto corse Alfa Romeo, la Turbo Evoluzione venne prodotta in soli 500 esemplari, quelli necessari ad ottenere l'omologazione per correre nella categoria turismo. Tutte le migliorie meccaniche apportate a questa super sportiva di fine anni 80 avevano infatti il preciso obiettivo di renderla competitiva in un campionato a dir poco ostico, nel quale avrebbe dovuto combattere con una concorrenza tecnicamente all'avanguardia, facendo i conti anche col fatto che era basata su una vettura già anziana e non progettata appositamente. La Turbo Evoluzione dunque era strettamente derivata dalla 75 1008 Turbo, che a sua volta aveva ancora molto in comune con la precedente Alfetta. La versione più specializzata e destinata al campionato turismo aveva infatti una cavalleria identica alla più comune 1008 Turbo del 1986. 155 cavalli sviluppati dal 4 cilindri in linea a 5800 giri al minuto. Nonostante i dati ufficiali, moltissimi proprietari hanno dichiarato che testando al banco la loro evoluzione senza aver apportato nessuna modifica, la potenza effettiva riscontrata è stata di molto superiore, talvolta anche oltre i 200 cavalli. Ed è proprio questo il caso dell'esemplare che guiderò io oggi. Tra le rimpiante raffinatezze tecniche della Turbo Evoluzione non si può non elencare la trazione posteriore con ponte de Dion e la ripartizione dei pesi al perfetto 50%. I 155 cavalli di potenza le permettono di passare da 0 a 100 in soli 7,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 210 km/h. La Turbo Evoluzione fa parte di una categoria di macchine che io adoro e sono quelle che dichiarano le proprie intenzioni sfacciatamente. Un po' il contrario di quello che succede oggi. Facciamo un esempio veloce e calzante: l'Alfa Brera, la 159. Sono macchine che alla vista, wow, sono meravigliose, sembrano cattivissime, ci si aspetterebbe una spinta incredibile. Invece no, sono lente e pesanti. La 75, già nelle versioni normali turbo, o la 3000 V6, hanno uno sguardo, per usare un eufemismo, un po' accigliato. La 75 Turbo Evoluzione direi che è proprio incazzata nera. È rigida, dura, non è una macchina semplice, io non la vorrei semplice mai e poi mai. È devastante, è... Oh. È una di quelle macchine che a fine giornata mi faranno sentire i gomiti con l'acido lattico e le ginocchia distrutte per la frizione, i freni, il cambio. È tutto impegnativissimo, ma allo stesso tempo ripaga come non ripagherebbe una macchina più morbida, più civilizzata. Almeno per me è un tipo di esperienza di guida veramente speciale. Come speciale può essere una macchina che è stata prodotta solo in 500 esemplari. Non l'avrei voluta diversamente, la voglio proprio così. C'è chi si lamenta che questa macchina è troppo rigida, troppo estrema. Ma troppo estrema per chi? Che calci! Che cattiveria! Che cattiveria! Una macchina perfida!
Oddio! Dio, che macchina! Perché non ci ridate un Alfa Romeo che fa questo? Oh! Negli anni 80 voi avevate queste? Oggi noi abbiamo la Mito. Grazie, grazie tante. Servo sterzo, DSP, tutto sopravvalutato. Infatti oggi ho rischiato di ammazzarmi 50 volte. E ho rischiato una dislocazione di qualche osso altre 80-90 volte. State attenti, perché se vi poggiate poco di più sull'acceleratore succede un delirio. Non vi potete distrarre un secondo. Ed è difficile se fate il giornalista. Quando il proprietario di questa stupenda 75 Turbo Evoluzione ha consentito a prestarci la sua bellissima macchina per il nostro servizio, mi ha chiesto soltanto un favore, mi ha detto: io la macchina te la do volentieri, ma non me la trattare male come ha fatto un tuo collega qualche anno fa per una nota, non dirò quale, rivista italiana. Questo mio famigerato collega pare abbia detto che la macchina è totalmente inguidabile, priva di sterzo e troppo estrema. Notare bene che la prova in questione è stata fatta a Valle Lunga in pista, troppo estrema. Di sicuro non è semplice. Lo stesso proprietario mi ha confessato che lui sono 10 anni che ha questa macchina e crede di non averla ancora capita completamente. Figuratevi io che la posso guidare per mezza giornata, ma vi devo dire che sono uno di quelli che crede che per innamorarsi ci può volere anche un secondo, e questo è il caso di questa macchina. Sono innamorato della 75 Turbo Evoluzione. Se non lo sono sulla buona strada. Wow! Oh sì, adesso sono innamorato. L'ho detto per il GT, l'ho detto per altre, anche se voi non potevate vedermi. Sì, sono innamorato anche di questa macchina. Credo che questa, insieme a altre poche, come la Delta Integrale, sia una delle poche macchine maschio. Mi piacciono le macchine perché le vedo come donne, mi piace il rapporto che si instaura con una macchina. E con questa è un po' imbarazzante perché si ha più la sensazione che l'uomo sia lei. Per fortuna questa sensazione dura poco. Quando si comincia a prendere proprietà con il mezzo, tornate a essere voi uomini e lei è una donna. Un po' particolare forse. La Turbo Evoluzione non vi perdona neanche il minimo errore. Bisogna anticipare la risposta del turbo lag. Se ci riuscite è coinvolgente in una maniera incredibile e ossessiva. Potete guidarla come dei pazzi. Come si può dire di questa macchina che è troppo estrema? Io la vorrei ancora più estrema.
grandi ciclisti. Grandi.